Benvenuti sul mio canale. Il progetto di quest'oggi è un progetto semplicissimo e molto basico. Infatti è questo top fatto semplicemente da una striscia dove ho applicato delle spalline, poi ho voluto fare questa bottonatura davanti. Le due parti sono praticamente, la striscia viene ripiegata su se stessa. Ho creato questo piccolo bordo o paramontura dove ho fatto delle asoline e ho applicato dei bottoncini. È davvero un progetto facilissimo, alla portata di tutti. Ho voluto impreziosirlo con questo punto che è leggermente traforato, quindi lo trovo molto adatto per un top, e tra l'altro è la ripetizione di 4 righe se non mi sbaglio. È davvero semplicissimo. Per quel che riguarda il consumo di filato, veramente il top è molto piccolo, quindi facciamo che è una taglia SM piuttosto corto. Ne ho usati 3 gomitoli e mezzo scarsi, quindi non sono nemmeno 200 grammi. E senza aggiungere altro vi lascio al materiale e alla spiegazione del progetto. Per questo progetto ho usato il cotone fiocco della Tre Sfere nella variante verde mela, che ho lavorato con uncinetto numero 4. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, un ago da lana, dei marcapunti, qualche bottoncino. Io ne ho preparati 7 di madreperla che ho preso in merceria, poi vediamo quanti ne userò, e anche una forbice. Passiamo al progetto. Io ho già realizzato una striscia, la striscia che praticamente andrà a formare il top, con questo bellissimo punto, che è un punto traforato, sì, ma non troppo, e quindi lo trovo molto ideale per i top. E per questo motivo lo trovo ideale per un top. La striscia misura in larghezza 90 cm in totale e in altezza 30 cm. Per questi 90 cm ho montato 152 catenelle, considerando che il punto che andremo a fare necessita di un multiplo di 10 più 2. Ora vi faccio un campione del punto, perché dopo questo, appunto, avendolo già fatto, andremo a vedere come rifinire e mettere le spalline. Ne faremo 2 piccole paramonture da una parte e dall'altra per sormontare la chiusura, e dopodiché metteremo le spalline. Adesso vi faccio vedere come ho realizzato il punto. Il punto, appunto, necessita di un multiplo di 10 più 2. Io farò 30 catenelle, 32 in tutto. Fatte le catenelle di cui ho bisogno, in questo caso appunto un campione sono 32, ne faccio una aggiuntiva per poter tornare indietro. Entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto, faccio un punto basso. Nella successiva faccio un punto basso. Poi entro ancora in quella dopo e faccio un altro punto basso, per un totale di 3 punti bassi su 3 catenelle. Dopodiché faccio una catenella di separazione. Ne salto una di base, entro in quella successiva con un punto basso, aggiungo un'altra catenella di separazione, salto una catenella di base, entro in quella successiva, faccio un punto basso, catenella di separazione, ne salto una di base, entro in quella successiva, faccio un punto basso e ne farò altri 4 su 4 catenelle, per un totale di 5 punti bassi su 5 catenelle. Dopodiché aggiungo una catenella di separazione, salto un punto di base, entro nel successivo, punto basso, catenella di separazione, ne salto uno di base, entro in quello dopo, punto basso,
catenella di separazione, ne salto uno di base, entro in quello dopo, punto basso, e vado a fare anche gli altri 4, quindi avremo un totale di 5 punti bassi su 5 catenelle. Dopodiché di nuovo catenella di separazione, ne salto una di base, entro in quella dopo, punto basso. Catenella di separazione, ne salto uno, entro in quella dopo, punto basso. Catenella di separazione, ne salto uno, entro in quella dopo, punto basso. Dopodiché entro nel punto successivo, punto basso, e nell'ultimo punto disponibile faccio il mio terzo e ultimo punto basso. Quindi inizieremo con 3 punti bassi e finiremo con 3 punti bassi, ma questo è l'unico giro che faremo in questa maniera, solo di catenelle e punti bassi, proprio il giro di preparazione del punto. Dopodiché giro il mio lavoro e faccio un punto basso qui nel primo punto che ho sotto, prendo il filo, vado a cercare la catenella, questa qui, lo spazio praticamente tra i punti bassi e la catenella, entro nel primo spazio utile, faccio 3 punti alti. Dopo ho un punto basso, entro e faccio un punto alto. Dopodiché trovo lo spazio formato dalla catenella, allargate un pochino, che si vede. Entro e faccio 3 punti alti. Prendo il filo, entro nel punto basso successivo, faccio un punto alto. Dopodiché ho l'ultima catenella per questa serie di punti, entro e faccio gli ultimi 3 punti alti. Alla fine dovremmo avere un ventaglio di 11 punti alti in totale, quindi andiamo a contare velocemente: 3 nella prima catenella più il punto alto nel punto basso, 3 nella seconda catenella più il punto alto nel punto basso, 3 nell'ultima catenella, quindi sono 3, 4 più 3, 7 più 1, 8 più 3, 11. Realizzati tutti i miei punti, vado nel terzo punto utile, quindi 1, 2 e 3, entro e faccio un punto basso. Prendo il filo e ripeto l'operazione precedente, quindi vado a cercarmi la mia catenella qui, entro direttamente e faccio 3 punti alti. Dopodiché ho il punto basso e faccio un punto alto. Vado a cercare la catenella successiva e faccio 3 punti alti. Entro nel punto basso successivo, faccio un punto alto, di nuovo entro nella catenella che ho subito dopo, nello spazio formato dalla catenella e non proprio dentro la catenella, e vado a fare i miei ultimi 3 punti alti. E ho formato anche questo ventaglietto, quindi entro nel terzo punto utile con un punto basso. Prendo il filo, vado a cercare ancora la catenella qui, entro nello spazio formato dalla catenella e faccio 3 punti alti. Prendo il filo, entro nel punto alto, faccio un punto alto. Di nuovo ho la catenella dopo, entro e ci faccio 3 punti alti. Dopodiché ho il punto basso, faccio un punto alto sopra, ho ancora la catenella di separazione, entro nello spazio creato e vado a fare gli ultimi 3 punti alti.
Dopodiché vado a chiudere sull'ultimo punto utile con un punto basso. Fatto questo, giro il mio lavoro e salgo con punto basso su punto basso, però come dico sempre voi sollevatevi nella maniera che siete più comode. Se siete più comode con 3 catenelle, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, alla fine come vi trovate meglio è il sistema migliore. Dopodiché prendo il filo, rientro nel primo punto di base e faccio un altro punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile, faccio un punto basso, in quello successivo un punto basso, in quello dopo ancora un punto basso, in quello dopo del numero 4 un punto basso, in quello dopo ancora un punto basso. Praticamente andremo a fare 5 punti bassi su 5 punti, punto su punto. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel punto basso del giro sottostante e faccio punto alto, 2 catenelle, rientro nello stesso e faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nel quarto punto utile, 1, 2, 3 e 4 e vado a fare la mia serie di 5 punti bassi su 5 punti del giro sottostante. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel punto basso, vado a lavorare il mio V, punto alto, 2 catenelle e punto alto. 2 catenelle di separazione, 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e vado a lavorare punto su punto i miei 5 punti bassi. Dopodiché faccio le mie 2 catenelle, entro nell'ultimo punto utile, che è il punto basso del giro sottostante, e vado a fare 2 punti alti nello stesso punto di base, quindi 1 e 2. Adesso giriamo il nostro lavoro, partiamo con quello che va a sostituire il mio primo punto alto, dopodiché rientro nello stesso punto di base per un totale di 2 punti nel primo punto utile. Quindi se voi avete fatto le 3 catenelle, entrate nel punto subito sotto e fate un punto alto. Dopodiché entro nel punto successivo, faccio un altro punto alto. Qui ho l'archetto formato da 2 catenelle, entro e faccio 3 punti alti. Entro nel punto centrale, cioè il numero 3, 1, 2 e 3, e faccio un punto basso. Prendo il filo, vado nel primo archetto utile, entro e faccio 3 punti alti. Dopodiché ho il punto alto, entro e ne faccio un quarto. Di nuovo ho un archetto qui in mezzo, faccio 3 punti alti. Dopodiché prendo il filo, entro nel punto alto che ho subito dopo, ne faccio un altro e nell'ultimo archetto faccio gli ultimi 3 punti alti. Abbiamo riprodotto il nostro ventaglietto di 11 punti alti. 7 e 4, 11. Vado nel punto centrale, cioè il numero 3, e faccio un punto basso. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto e ripeto il lavoro che ho fatto in precedenza, quindi 3 punti alti nell'archetto numero 1. Entro nel punto alto, ne faccio un quarto. Dopodiché entro nell'archetto numero 2, faccio altri 3 punti alti che diventano 7.
entro nel punto alto, ne faccio un altro e diventano 8, entro nell'ultimo, ne faccio altri 3 e sono 11. Entro nel terzo punto utile con un punto basso, dopodiché prendo il filo e andiamo a lavorare l'ultimo archetto con 3 punti alti. Entro nel punto alto che viene dopo con un altro punto alto e termino con 2 punti alti nello stesso punto di base. Giro il mio lavoro, vado a fare un altro giro di preparazione, quindi entro nel punto che ho subito dopo, faccio un punto basso, entro in quello successivo, faccio un punto basso, entro in quello dopo e faccio un punto basso. Praticamente abbiamo rifatto i 3 punti alti, praticamente abbiamo rifatto i 3 punti bassi che abbiamo fatto nel primo giro. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto basso tra i 2 ventaglietti e vado a fare punto alto, 2 catenelle e punto alto, 2 catenelle di separazione. Fatte le mie 2 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile con un punto basso, quello dopo un punto basso, in quello dopo ancora un punto basso, in quello dopo ancora un punto basso e in quello dopo ancora un punto basso, per un totale di 5 punti bassi su 5 punti alti. Dopodiché 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto basso, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle. Conto 1, 2, 3, entro nel numero 4 e vado a lavorare la mia serie di 5 punti bassi su 5 punti del giro sottostante. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto basso, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, entro nel quarto punto utile del mezzo ventaglietto finale, vado a fare i 3 punti bassi, così come abbiamo cominciato la riga. Praticamente il lavoro da fare è tutto qui. Ora bisogna ripartire dalla riga numero 2, cioè dai ventaglietti. Quindi cosa facciamo? Entriamo, facciamo nel primo punto utile, facciamo un punto basso, entriamo nel ventaglietto, entriamo nell'archetto, 3 punti alti, nel punto dopo punto alto, nell'archetto centrale dei 3 punti alti, nel punto dopo punto alto, nell'archetto numero 3 gli ultimi 3 punti alti. Entro nel punto centrale dei 5 punti bassi, punto basso. Prendo il filo e ripeto l'operazione. Primo archetto, 3 punti alti. Fatti i miei 3 punti alti, nel primo archetto entro e faccio un punto alto. Prendo il filo, entro nell'archetto centrale, 3 punti alti. Entro nel punto dopo, un punto alto e nell'ultimo archetto 3 punti alti e finiamo la riga in questa maniera. Ho finito anche l'ultimo ventaglietto, vado a chiudermi nell'ultimo punto utile con un punto basso. Dopodiché giro il lavoro e vado avanti a fare i punti V con le 2 catenelle, praticamente riprendo dalla riga numero 3. Il lavoro da fare è tutto questo. Ora non badate che si allarga
perché man mano che andate avanti a lavorare il punto si raddrizza. A questo punto riprendo la mia striscia e vado a rifinire. Nel rifinire, questa è la parte dove praticamente girata così, questa è la parte che terremo sopra e questa è la parte che terremo sotto, qui applicheremo le spalline, qui invece resterà libero. Siccome la bottonatura da donna è la destra sulla sinistra e questa è la destra, andrò a ripassare di punti bassi, però nel frattempo che faremo la nostra striscia di rifinitura andrò a ricavare delle asoline. Vediamo come. Adesso io sono qua, salgo con una catenella che non conterò come punto per comunque dare la stessa impostazione al disegno, e vado a lavorare a punti bassi io lavoro dentro i punti in modo che si vede meno e lavoreremo dove abbiamo il punto alto 2 gettati per barretta, visto che ce l'abbiamo in orizzontale, il punto alto per barretta 2 gettati, quindi per ogni punto alto lavoreremo 2 punti bassi e un punto basso per ogni punto basso che incontriamo, avendo sempre un occhio di riguardo nel dare la giusta tensione al bordo. Qui c'è il punto basso, faccio un punto basso, qui c'è il punto basso, faccio un punto basso, qui abbiamo i punti alti, non entro direttamente nella barretta così, entro nella metà del punto, quindi qui proprio entro nel centro e faccio il punto basso. In questo modo l'attaccatura dei punti resta più discreta. Ho realizzato la mia riga di punti bassi, ora ne vado a fare un'altra, dopodiché vedremo come fare le asoline. Quindi entro, vado a lavorare punto su punto fino alla fine del lato. Ho finito anche l'altro giro di punti bassi, adesso andrò a creare le asoline. Dopodiché sono andata a mettere dei marcapunti per calcolare la mia asolina, considerando che questo è l'alto del nostro top, quindi qui finirò con un punto basso e questa sarà l'asolina. Praticamente ogni marcapunti è l'asolina che devo fare. L'asolina non sarà nient'altro che una catenella al posto del punto. Ho fatto i miei conti, ho fissato i miei marcapunti, adesso andiamo a vedere come fare le asoline. Quindi punto basso, qui ho il marcapunti, faccio una catenella, mi sposto dopo il marcapunti, io lo tolgo addirittura e faccio un punto basso, lo tolgo perché sennò dà fastidio. Dopodiché vado avanti con i miei punti bassi, qui ho il marcapunti, catenella, salto il punto di base, entro in quello successivo, qui ho il marcapunti, lo tolgo, al posto del punto faccio la catenella
salto il punto di base, entro in quello successivo e vado con i miei punti bassi. Catenella, tolgo il marcapunti, tolgo, salto il punto di base, entro in quello successivo e vado avanti fino alla fine, praticamente in questa maniera. Sono arrivata alla fine, qui avevo l'ultimo marcapunti, faccio la mia catenella, entro, salto questo punto, entro nell'ultimo punto utile e faccio il mio punto basso. Dopodiché ripasso di nuovo a punti bassi, quindi entro nel primo punto utile, qui entro dove c'è l'asolina, praticamente lavoro punto su punto tutti i punti bassi. Faccio la prova bottone, non si sa mai, il bottone passa, quindi siamo a posto. E faccio un paio di righe, questa più un'altra. Quindi lavoriamo un punto basso per ogni punto basso utile, dove c'è lo spazio creato dalla catenella, facciamo lo stesso il punto basso. Quindi lavoriamo punto su punto. Ci vediamo quando ho finito l'altra riga. Ci vediamo quando ho finito anche l'altra riga. Ho fatto un totale di 5 righe, quindi vado a chiudere. Io ho fatto 5 righe, ne andrò a fare 5 anche di là, di andata e ritorno, però voi fate quello che vi serve. Se vi risulta un pochino strettino potete aggiungerne un po' di più. Le asole non si vedono, ma vi assicuro che ci sono e i bottoni passano tranquillamente. Ora vado a fare 5 giri, ovviamente senza fare asole, anche dall'altra parte. Questa sarà la parte dove andremo ad applicare i bottoni. Ho finito anche l'altra parte di punti bassi, taglio il filo, faccio la mia catenella di sicurezza. Ok, ora passiamo alle spalline, quindi con uno spillo fissiamo bene la metà, quindi mettiamo il bordino che abbiamo appena fatto sotto a pari. Mettiamo il bordino sopra quello con le asoline e fissiamo, dopo vedremo come attaccare i bottoni, adesso fissiamolo con uno spillo. E questo, il centro di questo sarà il nostro centro del top e ci spostiamo 11 cm da una parte e 11 cm dall'altra, tipo. Mettiamo un marcapunti. Poi più o meno alla stessa altezza dall'altra parte mettiamo un altro marcapunti. Praticamente ho marcato nelle catenelle centrali e faccio la stessa operazione dietro. Controllo se con le misure sono giusta, quindi qui mi resta 12 e qui anche mi resta 12 e andiamo a fare le nostre spalline. Siccome mi sono accorta di essere stata un po' larga con le misure delle spalline, cosa faccio? Tengo il marcapunti in mezzo, faccio 7 punti, ne faccio 3 da una parte, 4 è quello del marcapunti e 3 dall'altra. Prendo il lavoro dal rovescio, cioè il rovescio del punto, quindi qui abbiamo la catenella, se vi ricordate iniziale, qui c'è il punto basso, qui c'è una catenella, punto basso, catenella sono 2 e qui c'è un altro punto basso, entro in questo punto basso qua e faccio punto basso, entro nella catenella successiva, punto basso, entro nel punto dopo, punto basso e sono 3,
qui dove c'era il marcapunti diventano 4, entro nel punto successivo, qui dove c'era il marcapunti diventano 4, entro nel punto successivo, diventano 5, catenella 6 e punto successivo 7. Ho realizzato la mia spallina. Voi magari non fate come me, provatevelo prima, così almeno siete sicuri di avere la misura giusta, però fa niente, riusciamo a recuperare lo stesso. Quindi adesso farò punti alti, quindi inizio con il punto basso su punto basso, vado a lavorare la riga di punti alti, devono essere in tutto 7, compreso quello iniziale. Giro il lavoro e faccio i punti bassi. Praticamente facciamo una riga di punti alti e una riga di punti bassi. In questo modo i punti alti resteranno tutti dal diritto e la spallina sarà più bella da vedere, perché abbiamo iniziato con la riga di punti bassi dal rovescio, i punti bassi resteranno sempre dal rovescio. E vado avanti a lavorare la mia spallina per circa 35-36 centimetri. Considerate che la spallina parte da sopra il seno, gira intorno alla spalla e poi arriva più o meno alla stessa altezza sulla schiena, sul dietro. Quindi più o meno sono 35-36 centimetri per una taglia SM. Ci vediamo quando ho finito la spallina. Ho terminato anche le spalline, le ho già attaccate dietro e le ho fissate col punto bassissimo. Praticamente ho messo la spallina sotto e ho cucito sopra con i punti bassissimi, in modo che la cucitura resta un po' più resistente, trattandosi solo di una spallina. Adesso con un ago consono vado ad attaccare i miei bottoncini. Ci vediamo quando li ho attaccati tutti e andremo a vedere il top finito sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.